close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Ciao a tutte e bentornate sul mio canale. Io sono Tiziana e anche oggi un progetto estivissimo, una pochette granny realizzata interamente in cotone. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio quali ho scelto per poterle realizzare. Per il progetto di oggi, quindi questa bellissima granny molto estiva, io utilizzerò il cotone Bagnolo di Borgo dei Pazzi. Ho scelto queste 11 tonalità che secondo me sono veramente molto brillanti e soprattutto molto estive, ma vi faccio vedere la cartella colori che poi potete consultare sul sito Borgo dei Pazzi. Diciamo che come tonalità ne abbiamo veramente tantissime, quindi ci possiamo sbizzarrire nel creare la granny super colorata o comunque anche con meno colori, poi dipende ognuno come vuole personalizzare il progetto. Io vi lascio il codice sconto col quale poter acquistare questo cotone, ma il codice sconto è valido anche per tutto quello che trovate sul sito Borgo dei Pazzi. Come uncinetto io utilizzerò il 2,5, ma per questo tipo di cotone dal 2 al 3 va benissimo, quindi adattate quello che vi sembra più congeniale per il vostro tipo di lavorazione. Poi aggiungo una tracollina e basta, quindi non servirà nient'altro per realizzare questa deliziosa granny estiva. A questo punto possiamo iniziare con la spiegazione del tutorial di oggi. Iniziamo la realizzazione della prima mattonella granny, quindi cosa facciamo? Prendiamo un colore, cappiettino e realizziamo 5 catenelle che chiudiamo con una maglia bassissima sulla prima e creiamo questo piccolo archetto. Facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e all'interno andiamo a creare 4 gruppi di 3 maglie alte, quindi la prima già è stata eseguita, andiamo a fare la seconda. Io nel frattempo, vedete, mi lavoro la codina, quindi ho fatto la seconda maglia alta, eseguo anche la terza, poi faccio una catenella e procedo col secondo gruppo, quindi sempre 3 maglie alte. Mi raccomando, ogni gruppo lo dobbiamo separare da una catenella. Faccio il terzo, quindi 1, 2 e 3, catenella ed infine l'ultimo gruppo. Ed ecco qua. Faccio una catenella e chiudo con punto bassissimo sulla prima maglia alta che ho realizzato. In questo modo il primo giro è fatto. Quindi a questo punto taglio, sfilo e faccio passare il nostro filato sotto la prima maglia alta che abbiamo realizzato. Ed ecco qua. Poi io prendo la codina, tiro per bene, così abbiamo chiuso il nostro cerchietto ed ecco qui il primo giro effettuato. Adesso prendo un altro colore e vi faccio vedere appunto cosa fare. Facciamo un cappietto. Io inizierò sempre nel punto in cui ho terminato il lavoro, quindi mi inserisco dove c'è la catenella e vado a realizzare la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle. Poi io sempre la codina, il primo punto lo vado a lavorare, vado a fare un gruppo, quindi 3 maglie alte, poi mi sposto nell'altro punto dove ho fatto la catenella e vado a creare un angolo che è formato da 3 maglie alte, una catenella e sempre nello stesso punto un altro gruppo di 3 maglie alte.
vado avanti e ripeto la stessa cosa nell'angolo successivo dove c'è la nostra catenella. Quindi 3 maglie alte, catenella ed altre 3 maglie alte. Vedete, molto semplice. Vado a fare anche il penultimo, quindi 3 maglie alte, quindi in ogni angolo e tutti per i giri futuri questo sarà quello che dobbiamo fare sempre. Adesso dobbiamo completare l'angolo dove abbiamo iniziato, perché io appunto inizio con il primo gruppo e poi quando finisco faccio l'altro gruppo che ancora mi manca. Quindi eseguo le mie 3 maglie alte, faccio una catenella e chiudo con maglia bassissima sulla prima maglia alta effettuata. Taglio il filo, sfilo, incastro il filo qui sotto ed ecco creato il secondo giro. Io man mano poi questi fili li vado tagliando, altrimenti poi ho troppi fili che mi danno fastidio. Ed ecco qui. Adesso prendo un altro filo, quindi un altro colore, cappiettino, quindi qui ho finito il lavoro e mi vado ad agganciare sempre qui e comincio a fare la prima maglia alta sostituita da 3 catenelle, sempre io la codina nel primo gruppo la incastro e faccio 3 maglie alte, anche perché poi il secondo gruppo lo farò quando completo il giro. Poi vado avanti, in questo spazio vado a fare 3 maglie alte, quindi un gruppo, e nell'angolo sempre 3 maglie alte, catenella ed altre 3 maglie alte. Quindi quello che faremo sempre per tutti i giri nell'angolo. E poi nello spazio tra i due angoli andiamo a creare un gruppo di 3 maglie alte. Quindi arriviamo fino alla fine e ci rivediamo per vedere ancora insieme un altro giro di colore. Siamo arrivati quasi alla fine del giro, facciamo un'altra volta insieme l'ultimo, quindi l'ultimo gruppo che completa questo angolo, quindi con 3 maglie alte, faccio una catenella, chiudo con un punto bassissimo sulla prima maglia alta e taglio il lavoro in questo modo. Sfilo, mi aggancio qui così lo vado a incastrare, poi personalmente li tolgo subito i fili in eccesso, se no poi si incastrano fra di loro. Prendo un altro colore ancora e rifaccio la stessa cosa. Quindi cappietto, mi aggancio sempre nell'angolo dove inizio e faccio la stessa cosa, quindi 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta e faccio un solo gruppo, che come al solito poi il secondo verrà fatto a fine giro. Qui abbiamo, vedete, man mano vanno aumentando quindi gli spazi e cosa faccio? Il solito, un gruppo di maglie alte e un altro nello spazio successivo, quindi io metterò una catenella solamente negli angoli, nel resto della lavorazione no. Quindi rifaccio quest'angolo, quindi 3 maglie alte, catenella ed altre 3 maglie alte.
e poi proseguo negli spazi che ho a disposizione un gruppo di 3 maglie alte in questa maniera e procedo così per tutti i giri successivi. Io ho già realizzato un pannello, guardate, e in totale ho creato 22 giri perché io ho ripetuto per 2 volte la sequenza dei colori. Poi, una volta eseguiti tutti i giri, ci rivediamo per vedere come contornare il nostro pannello. Ed ecco questa mattonella completata, che sarebbe una parte del corpo borsa, quindi in totale sono 22 giri. Come vi avevo detto, ho scelto 11 colori e li ho raddoppiati, quindi ho iniziato con una sequenza e a un certo punto l'ho ricominciata. Per quanto riguarda il contorno, io ho scelto questo colore perché, appunto, essendo nel periodo estivo, mi piaceva tanto e quindi ho deciso di creare il giro di contorno, anzi i 2 giri di contorno e la cucitura con questo colore. Quindi cosa faccio? Cappiettino e comincio quindi nelle maglie sottostanti a creare dei punti bassi. Ovviamente la codina al solito per qualche punto ce la tiriamo dietro e inizio in questo modo, quindi è molto semplice. Vi faccio vedere come eseguire l'angolo. Quindi facciamo l'ultima maglia. Nell'angolo dove abbiamo creato la catenella facciamo un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso punto, quindi in quello spazio, e continuiamo su tutte le maglie disponibili a creare quindi questi punti bassi. Quindi un passaggio davvero molto semplice. Quando arriviamo a questo punto, chiudiamo con punto bassissimo e ripetiamo un'altra volta un secondo giro. E nell'angolo, quindi dove qui abbiamo la catenella, facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto sotto, ovvero sulla catenella, punto basso, catenella e punto basso. Quindi ci rivediamo per assemblare i 2 pannelli e iniziare la cucitura. Ed ecco le 2 mattonelle completate. Io già ho messo dei marcapunti perché adesso dobbiamo procedere per la cucitura. Vedete quanto sono belle, non sono uguali perché qui ho iniziato la sequenza con questo colore, fino a qui sono 11 e poi li ho ripetuti. Questo era l'ultimo colore, nell'altro pannello ho fatto l'inverso, ho iniziato con l'ultimo, quindi ho seguito la sequenza e poi l'ho ripetuta anche per creare un po' di movimento. I pannelli in questo momento sono messi dal rovescio perché poi appunto nel momento in cui completiamo i 3 lati, quindi la cucitura, la rivolteremo al contrario. Quindi io che cosa ho fatto? Ho preso un po' di filo, sempre del colore appunto dell'ultimo giro, quindi, e cosa facciamo adesso? Mi sono agganciata qui con un nodino e adesso noi dobbiamo andare a prendere, partiamo dalla catenella dell'angolo e praticamente noi che cosa dobbiamo fare? Prendiamo soltanto le asole esterne in questo modo, quindi non tutto il punto sottostante che abbiamo, quindi il punto basso. Quindi ne prendiamo una da questa parte, una dall'altra parte e tiriamo. Poi continuiamo, sempre un'asola e un'asola, e tiriamo per bene e così via. Del resto i punti per ogni lato sono uguali, quindi non ci ritroveremo ad avere difficoltà nel trovare dei punti in più o in meno. Quindi si prosegue in questa maniera e facciamo quindi questa cucitura su tutti e 3 i lati. Quindi abbiamo iniziato qui, finiamo qui perché questa è la parte aperta. Quindi completiamo le cuciture, rivoltiamo la borsa al contrario e ci rivediamo per l'ultimo passaggio. Ed ecco qui la borsa cucita, io l'ho rivoltata al contrario,
Questo è il risultato della nostra cucitura. Adesso, come ultimo passaggio, farò un giro con dei ventaglietti a punto altissimo. E allora cosa faccio? Riprendo sempre il filato che ho utilizzato per fare il contorno e le cuciture e vado a fare quest'ultimo giro. Quindi mi aggancio in un punto qualunque, mi aggancio con un punto basso e adesso doppio filo sull'uncinetto perché faremo dei punti alti doppi, lascio una maglia di base, vado in quella successiva e in quella successiva realizzo 5 punti altissimi in questo modo, così gli diamo un tocco ancora più carino a questa granny. Siamo a 3, 4 e 5. Ed eccolo qui. Poi nuovamente salto la maglia successiva, vado in quella ancora dopo e faccio un punto basso. Ed ecco il nostro punto ventaglietto. Nuovamente doppia asola sull'uncinetto, ne lascio una, vado in quella successiva e vado a rifare il gruppo di punti alti doppi nello stesso punto. E così finisco la borsa con questo contorno. Ve ne faccio vedere un altro. Quindi qua siamo a 5, salto la maglia successiva, vado in quella ancora dopo ed ecco qui come si presenterà il nostro contorno. Lo facciamo su tutto, quindi facciamo tutto il giro e ci rivediamo a borsa completa. Ed eccola qui completata. La misura della mattonella alla fine è 33 x 33. Io, per dargli questa forma, appunto per chiuderla in questa maniera, ho inserito del cotone, del cordino, scusate, che un po' si abbina. Potete anche realizzare all'uncinetto e poi basta inserirla qui nell'ultimo giro e stringere. Questo è il risultato. Io comunque ho realizzato questa borsetta sempre con il cotone bagnolo, anche in versione molto più piccolina, quindi solamente con 13 giri di mattonelle, e questa invece, se vi ricordate, è 22. Quindi vedete, e questa, se la facciamo da 13, misura 20 x 20. Vedete, sono veramente deliziose e soprattutto per questo periodo estivo direi che sono perfette. Poi abbiamo l'imbarazzo della scelta, perché il cotone bagnolo, come avete visto in anteprima, ci sono veramente tantissime tonalità. Vi lascio infatti il codice sconto col quale poterlo acquistare con uno sconto immediato di 5 euro, ma vi ricordo che il codice sconto di Borgo dei Pazzi è valido su tutto quello che trovate sul loro sito. Se avete dei dubbi sulla lavorazione, mi raccomando, mandatemi un messaggio, fatemi sapere se il progetto vi è piaciuto e se non lo avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale e attivate la campanella. Ci vediamo alla mia prossima creazione. Get up, time is barely on our side.